Siamo a Castiglione Tinella, un piccolo paese ai piedi della Langa. Siamo nell'azienda Filippo Clario e Figli. Questa azienda l'ha iniziata mio bisnonno Filippo Giovanni e mia bisnonna Campo Carmelina. Ai tempi c'era un bue e una mucca che erano il trattore di quei tempi, cosa potevano usare per lavorare nei campi e tirare avanti l'azienda. E poi dopo mio papà ha iniziato a ingrandirsi un po' fino ad arrivare, diciamo, a aumentare il numero dei capi, e adesso abbiamo una quarantina di capi tra mucche e vitelli da ingrasso che speriamo in futuro di poter ancora crescere un po'. La storia della razza piemontese come la conosciamo oggi noi, quindi con questi sviluppi muscolari più ampi, diciamo, nasce nel 1886 in una stalla a Guarene d'Alba. Successivamente i controlli sanitari, diciamo, di quel periodo cercarono di tenere questi animali abbastanza, diciamo, nascosti o comunque di toglierli dalla circolazione perché si credeva che fossero animali, diciamo, mostruosi. Gli agricoltori non recepirono troppo queste regole e cominciarono a tenere questi vitelli che poi crebbero e quindi diventarono notori da riproduzione. Così il carattere di questa muscolatura più ampia, più prominente si trasferì, diciamo, nella popolazione di piemontese come la conosciamo oggi noi. Non è uno sviluppo maggiore di dimensione delle fibre muscolari, ma è uno sviluppo maggiore di numero di fibre muscolari che anzi hanno un diametro della fibra più piccolo rispetto ad altre razze. Questa mutazione naturale del gene della miostatina ha portato allo sviluppo di animali che hanno la caratteristica della doppia groppa, che vuol dire avere delle cosce molto sviluppate, ma anche dei colli molto sviluppati, una muscolatura molto importante anche nella parte anteriore dell'animale. Questa caratteristica porta, diciamo, negli animali da macello ad avere una resa maggiore, una quantità, diciamo, di muscolo e di carne maggiore rispetto ad altre razze. Una forma di valutazione un tempo per le mucche era anche la disposizione delle corna. Una in dialetto viene chiamata mouton, cioè le corna dritte, e l'altra era castlin, quelle ricurve. La varietà di corna ricurve era l'ideale per i bovini utilizzati nel lavoro agricolo, poiché le altre avrebbero rischiato di incastrarsi tra i filari. La quotidianità di questo lavoro è una quotidianità che non si sa mai quando inizia e non si sa quando si finisce. Al mattino, come si dice, prima mangiano loro e poi mangiamo noi, cioè prima si scende, si guarda, si va nella stalla, si dà da mangiare, si munge le mucche, quelle che magari a volte sono un po' da mungere, o si fa prendere il latte a quelli piccoli e poi dopo facciamo colazione noi. Ci sono sempre prima loro, perché si lavora con una parte viva, cioè si lavora con dei vitelli o delle mucche che a volte hanno anche le loro esigenze, hanno anche i loro problemi purtroppo e non sanno esprimerli, dobbiamo saperlo interpretare noi. È un lavoro che non ha mai inizio e mai fine, perché non si può lasciare, non si possono abbandonare. E non è come il cagnolino che si porta nella pensione, dove c'è il veterinario che fa la pensione, qui la pensione non esiste, qui esiste solo casa loro.